Entriamo nella parte interessante, nel vivo della questione, e vediamo come prendere una figura disegnata in prospettiva e dividerla. Quando ho una figura frontale a me, le misure sono reali, quindi posso benissimo prendere il righello e trovare la metà. Quando invece una figura è in prospettiva, devo utilizzare per forza le diagonali. Come vedete, anche se il quadrato io lo disegno in prospettiva, una volta tracciate le diagonali della figura, troverò il centro. È ovvio, ça va sans dire, che la linea che passa per il centro andrà verso il punto di fuga a destra, come per i lati del rettangolo. So per certo che la metà del lato è uguale all'altra metà, anche se visivamente sembra più corta, proprio perché subisce la prospettiva. Prendo una figura iniziale, prolungo i lati, traccio le diagonali e trovo il centro. Ora devo trovare la metà del lato dove andrò a doppiare la figura. Il segmento che passa per il centro della figura mi fa trovare esattamente la metà del lato opposto. Se io prendo l'angolo opposto alla figura, traccio una linea diagonale che passa per quel punto lì, questa linea si incontrerà con il lato prolungato in basso e così l'intersezione genera un punto. Quel punto lì mi dà esattamente la larghezza del primo rettangolo. Facciamo lo stesso di un rettangolo in prospettiva. Come vedete non traccio linee dell'orizzonte, ma mi immagino che il rettangolo si andrà a schiacciare verso un punto. Trovo la metà, la linea per trovare la metà del lato opposto ovviamente dovrò tracciarla in prospettiva. Se io continuo a fare l'esercizio, come vedete i rettangoli vanno rimpicciolendosi questo è comodo per creare una sorta di pavimentazione, anche se in questo caso lo sto facendo in verticale. Allora parliamo di muro. Posso doppiare il rettangolo anche trovando la metà del lato adiacente a dove devo duplicarlo. E questa cosa non ha una fine, la dovrò piantare io perché sennò il video sarà tutto così. Ora come dei Lego noi iniziamo a disegnare un cubo. Non è un cubo perfetto, è un discorso che bisognerà affrontare su come fare un cubo perfetto. Lo prendiamo ad occhio ovviamente, e applicando l'esercizio di moltiplicazione andiamo a costruire una figura fatta di cubi. Ora proviamo a dividere la figura in un altro modo. Facciamo il solito rettangolo, questa volta tracciamo la linea orizzontale cui fa riferimento il rettangolo, quindi il rettangolo si restringe e andrà verso un punto della linea azzurra, della linea dell'orizzonte. Questa, diciamo, è la base per trovare le misure. Quello che dobbiamo fare è
suddividere in parti uguali questo rettangolo. Non lo possiamo fare in prospettiva perché le misure non sono reali, ma vanno piano piano rimpicciolendosi verso il punto di fuga. Quindi dobbiamo, come se dovessimo ruotare il rettangolo verso di noi, cioè portarlo non in prospettiva. Quindi traccio una linea parallela a quella azzurra, partendo da dove inizia il lato che devo suddividere. Scelgo ora a caso un punto sulla linea azzurra e traccio una linea che passerà per l'estremo del lato del rettangolo. La blu intersecherà quella rossa. Ora so esattamente la larghezza effettiva del lato del rettangolo. Con dei punti equidistanti vado a dividere il segmento, tirando delle linee verso il punto di fuga iniziale. Mi riporto questi punti sul lato inclinato, sul lato del rettangolo. E così posso dividere la figura. Facciamo qualcosa di ancora più stressante, visto che ci siamo scaldati abbastanza. Non è che effettivamente si specchia qualcosa, ma noi immaginiamo una figura che sta distante rispetto a una superficie e quindi genera uno spazio tra la figura e la superficie. Questo spazio deve essere riportato in prospettiva. Disegno allora un rettangolo e lascio uno spazio. Adesso sto visualizzando lo specchio per facilitare un po' la comprensione, però non c'è bisogno di disegnare lo specchio, serve solo come struttura per capire il meccanismo. Come abbiamo fatto all'inizio del video, tracciamo la diagonale e troviamo il centro del rettangolo. Dal centro del rettangolo faccio partire una linea che arriva fino alla base dello specchio. Come per la duplicazione tiriamo una linea che parte dall'angolo opposto del rettangolo, passando per la metà del lato, questa volta dello specchio. Ora ho le coordinate per disegnare il lato del rettangolo specchiato. Ora, come faccio a misurare lo spazio da disegnare attraverso lo specchio? Faccio partire dall'angolo dello spazio, quello che vedete, una linea che passa per il centro dello specchio. Quello che faccio non è altro che duplicare lo spazio, che è una forma rettangolare, quindi funziona allo stesso modo. Come sempre tutte le misure sono prese ad occhio. I punti di fuga che non traccio, la linea che non sto disegnando, ma io immagino semplicemente il rettangolo, lo specchio stesso, con delle coordinate che non sto disegnando. Forse per me magari è più immediato perché sono abituato, però non è tanto difficile. Quindi il mio consiglio è provarci senza stare a creare troppe coordinate, anche perché poi le linee per fare questi esercizi sono molteplici. Vado a fare la stessa cosa, però questa volta a specchiarsi è la faccia del rettangolo. Tiro delle linee perpendicolari partendo dagli angoli. Quindi quello che devo andare a fare non è tanto doppiare il rettangolo, ma lo spazio che si crea tra il rettangolo e lo specchio, sempre con la stessa identica maniera. Mi è stata chiesta questa cosa durante una lezione. Ho una porta, uno spazio in mezzo e poi un'altra porta. La porta dopo lo spazio deve essere della stessa misura, però non posso fare
la duplicazione, cioè non posso attaccare le due porte insieme, ma ci deve essere uno spazio in mezzo e non posso neanche specchiarle, perché quello spazio in mezzo deve essere non specchiato, insomma. Oh, visto che parliamo ancora di rettangoli, mi sembra un esempio ottimo. Quindi io disegno una porta, l'omino va bene, con uno spazio. Come per l'esercizio che vedete accanto, traccio una linea parallela alla linea dell'orizzonte partendo dall'angolo della porta. Decido il primo spazio e trovo anche sulla linea orizzontale la misura effettiva della porta. Quella porta, la misura effettiva, me la riporto sullo stesso punto. La porta me la riporto ovviamente. E così ho trovato la coordinata della seconda porta con uno spazio in mezzo. Qualsiasi cosa io devo disegnare che deve avere le stesse identiche misure, e in prospettiva è impossibile se non ad occhio, quindi va bene lo stesso, è accettato lo stesso, ma se devo controllare che effettivamente le misure siano uguali, l'importante è che vengano riportate sulla linea orizzontale. Quando una misura è orizzontale, quindi fronte a noi, non subisce la prospettiva. Se il video vi è servito a qualcosa, vi è piaciuto, vi invito a lasciare un commento e iscrivervi al canale e noi ci vediamo giovedì.